Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. La conferenza stampa di presentazione del nostro mister ieri è andata alla grande. A me ha messo assolutamente di buon umore, quasi in stato di euforia, visto che stanotte facevo fatica anche a prendere sonno, così come è stato in quest'anno calcistico dove alcune prestazioni, molte prestazioni oscene del Napoli ci hanno fatto restare svegli per tutta la nottata. Fatemi sapere ovviamente come avete vissuto la conferenza ieri e cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e chi vuole entrare a far parte della nostra community, che non è assolutamente solo la mia, si iscriva pure al canale attivando la campanella delle notifiche, così si resta aggiornati cronologicamente su ciò che succede sul canale e i contenuti che vengono caricati giorno dopo giorno. Da dove partiamo? Partiamo dal decido io chi va via e Quara resta. Risposta, se non erro, al giornalista di Tutto Sport su Kvaratskhelia: non ne montiamo un caso, patti chiari, amicizia lunga, l'ha detto il presidente e lo dico io, su questo ho posto un veto, e quindi si va tutti a Di Maro e poi si tirano, diciamo, le conclusioni, perché se vendiamo i migliori, dice Conte, poi è una cosa che non va fatta. Io credo che si seguirà al 100% l'allenatore, perché a quanto abbiamo visto ieri Conte ha preso in mano il Napoli in tutto e per tutto, dal punto di vista mediatico, tra virgolette, fino ad arrivare all'ultimo dei magazzinieri e il campo tecnico-tattico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché Conte ieri ha messo i puntini sulle i anche per la stampa, perché le dichiarazioni che fa su Kvaratskhelia nel ribadire, ad esempio, Quara resta, l'ha detto il presidente, l'ho detto io, non ne montiamo un caso, non è altro che un input anche per il futuro, nel dire ai giornalisti che poi si presenteranno nelle conferenze stampa: non sforate con lo stuzzicare, perché altrimenti vi mando a quel paese. Quello era il messaggio. Ovviamente giusto, giustissimo prenderla così la situazione, perché i mal di pancia e gli scontenti, a quanto ha detto Conte, se li terrà sotto braccio e si farà aiutare nel fare l'allenatore, almeno come ha detto lui ieri. Quindi, cari ragazzi che siete in ritiro in Germania e che ieri, ovviamente, avendo lo stesso fuso orario, senza problemi, avete sicuramente visto la conferenza stampa del nostro nuovo mister, prima di tornare a Napoli, diciamo qualche aiuto dalla medicina per quanto riguarda problemi gastrointestinali potete anche prenderle, così arrivate a Napoli freschi, tosti e con voglia di alzare l'asticella a livello atletico. Mi è piaciuto il passaggio dal punto di vista atletico di Conte, che dice ovviamente: se tu atleta non cerchi di superare il limite per quanto riguarda gli sforzi e gli allenamenti, non capirai mai il tuo 100%, il tuo 101%, e non riuscirai mai a, diciamo, a migliorare dal punto di vista ovviamente prestazionale. Quindi la maturità di un atleta sta anche in questo: cercare di ovviamente mettersi in discussione giorno dopo giorno. Tanto è vero che Conte dice: fino all'ultimo giorno prima del ritiro dal professionismo un calciatore può sempre imparare qualcosa, e non è mai tardi per accrescere poi le conoscenze sia tecnico-tattiche sia fisiche dello stesso calciatore. Quara resta e noi siamo tutti tranquilli. A quanto abbiamo letto stamattina, il presidente Manna e Chiavelli sono volati in Germania per presentare il rinnovo a Kvaratskhelia, che ieri ha dichiarato: devo ancora vedere per il futuro, eccetera eccetera. Poi vediamo, quando vi trovate davanti al tribunale dell'Inquisizione, vediamo come reagite, se non abbassate la cresta, ma seguiremo anche questa come situazione. La cosa che mi ha fatto commuovere, e non poco, e non mi nascondo dietro a un dito e non nemmeno vergogna di dirlo, mi sono commosso alla fine della conferenza quanto Conte, nel passaggio Napoli come punto di arrivo, come meta di arrivo, e non, diciamo, come punto di passaggio,
sarà un target da raggiungere durante la mia permanenza ovviamente a Napoli. Conte dice 3, 4, un anno, 2 anni, non importa, e non sono cose delle quali dobbiamo curarci adesso, la permanenza, quanto sarà lunga, eccetera, eccetera. Dobbiamo vivere questo 1/2 anni, almeno quello che mi sono prefissato io, con Conte sulla panchina, perché se le cose vanno come si deve e si segue al 100% l'allenatore, ci saranno soddisfazioni da togliersi e ci saranno obiettivi che il Napoli andrà perlomeno a cercare di conquistare, perché Conte è stato chiaro, da comprimario non ha tanta pazienza, e quindi lavorare e cercare di non ribaltare, ma in base a ciò che è stato l'anno scorso, perché è stato bello anche il discorso, il dolore che si è provato nell'annata dell'anno scorso, non è che lo dobbiamo dimenticare del tutto, ma deve restare lì in un angolino e far comodo quando sei in difficoltà, quando non riesci a fare qualcosa, quando ci sono periodi di sbandamento, ricordare, diciamo, quei punti bassi raggiunti l'anno scorso per cercare stimoli e benzina, soprattutto per la mente, da determinate situazioni che poi ti hanno portato ancora più in basso di quanto sei nella situazione stessa, diciamo, di quest'anno, e quando si presenterà il momento che mentalmente sei sfinito, fisicamente non ce la fai, torni a quel dolore e, diciamo, ne trai beneficio. È un grandissimo passaggio, ed è un passaggio di spirito di sacrificio, spirito lavorativo, voglia di arrivare, che non deve mai mancare. E ovviamente Conte è uno che non firma da nessuna parte per arrivare secondo, l'ha sempre detto e ci proverà dovunque andrà. Non è detto che il Napoli con Conte vince 6 scudetti, 40 Coppa Italia, eccetera. Non è detto, perché ne vince comunque solo una, ma staremo comunque lì a giocarcela con chi si presenterà per vincere poi qualche trofeo, cercando di portarlo a casa. La situazione e la promessa che viene chiesta durante tutta la conferenza da vari giornalisti, ogni 3-2 si presentava la domanda: qual è la promessa che fai ai tifosi del Napoli, eccetera, eccetera, e Conte doveva sempre ribadire: io sono uno che fa poche chiacchiere e c'è bisogno di lavorare, adesso non è il momento di fare promesse, ma io come promessa, e noi come promessa possiamo tenerci, diciamo, il fatto del Napoli non come punto di passaggio, ma come meta di arrivo, e nel far crescere l'appeal della società stessa nei riguardi poi dei calciatori che vogliono venire a vestire l'azzurro o meno, al di là che tu giochi coppe o diciamo hai solo il campionato da gestire. Detto questo, io sono emozionatissimo e diciamo curioso per quanto riguarda l'inizio del ritiro e quando si presenteranno poi tutti i calciatori, diciamo, al cospetto di Antonio Conte, perché lui è stato fin troppo chiaro, e il mercato del Napoli, a parte ovviamente i nomi che abbiamo analizzato per quanto riguarda la difesa, è ancora tutto da scrivere. La difesa ovviamente si interverrà, e i nomi che sono usciti e che abbiamo analizzato, al di là di Rafa Marin, molto probabilmente Buongiorno o Hermoso o chi che sia, un altro centrale arriva, ma il resto non è così chiaro, perché Conte ribadisce ancora che un allenatore è colui che riesce a sfruttare le caratteristiche dei propri calciatori e a metterli in condizione di rendere al 100%. Quindi non è detto che si gioca a 3, si gioca a 4, si gioca a 6. Fa poca differenza il modulo numerico, ma diciamo che la differenza la fa l'idea di gioco e come ti vuoi porre nelle due fasi. Tanto è vero che Conte va ad analizzare i numeri, i gol presi, e ribadisce il fatto che bisogna trovare un equilibrio, altrimenti una squadra che si difende troppo, facciamo la fine di Mazzarri che abbiamo visto, non segnavamo più, è una squadra che attacca troppo, puoi finire come, che ne so, la Fiorentina di Italiano,
sei sempre nella metà campo avversaria e perdi le partite 3-2, 1-0, 2-1 per al limite un gol all'85esimo dove tu avevi la difesa a centrocampo e non ce n'era bisogno perché potevi gestirla diversamente. Ovviamente è palese una cosa del genere nel calcio, che bisogna trovare l'equilibrio, e mi auguro che Conte ci riesca da subito, perché il problema principale è prettamente questo: in primis trovare l'equilibrio e poi ridare fiducia, riaccendere, diciamo, la fiamma viva in ognuno dei calciatori che è in rosa. Conte ha sempre fatto questo ed è un allenatore che molte volte è stato chiamato a ricostruire e ci è riuscito fin da subito. C'è stato il paragone con le esperienze passate, il Tottenham e il Chelsea, e Conte si rifà al Chelsea solo perché ovviamente il Chelsea aveva vinto lo scudetto 2 anni prima, e allora riporta i Blues campioni in Premier, e c'è questa correlazione temporale solamente con il Napoli, ma non vi mettete in testa che poi Conte l'ha detto perché quest'anno succede quello che è successo a Londra, vinciamo lo scudetto e andiamo a fare le comparazioni. Era più una domanda tecnico-tattica, ma Conte, diciamo che non è che non la risponde, ma giustamente direi, non avendo nemmeno visto i calciatori mezzo minuto con la palla al piede, non si può assolutamente esprimere. Ha chiamato tutti i calciatori e ha ribadito tutto ciò che doveva dirgli, e quindi molti sanno perfettamente cosa troveranno a fine vacanze, a fine diciamo europeo, e le vacanze dopo l'europeo, perché chi ha passato il turno come Lobotka, come Kvaratskhelia, la stessa Italia e Di Lorenzo, Raspadori, Meret, eccetera eccetera, comunque arriveranno un tantino dopo, anche se c'è questa Coppa Italia imminente ad inizio agosto, e quindi dobbiamo entrare sul pezzo da subito e abbiamo l'allenatore giusto per farlo. Questa è la considerazione che mi piace di più, perché non ci sono ad oggi quelle insicurezze che c'erano prima, quando abbiamo preso Garcia, ma forse così, forse colì, Garcia potrebbe far bene questo, togliamolo bot e mettiamoci un altro regista perché va aiutato, non possiamo giocare sempre in una sola maniera. Tutte queste cose che incutono insicurezza, in primis nella squadra che alleni e anche nei tifosi e nelle persone che poi ti guardano e ti sentono parlare, cosa che non è successo ieri. Ieri siamo stati, credo, come me, appiccicati diciamo allo schermo, guardando la conferenza stampa e godendo, perché io ieri ho goduto, ragazzi, ho goduto. Sarà che forse la goduria è stata amplificata un tantino dall'annata che abbiamo passato e da tutti quei volti incompetenti, perché di incompetenti si deve parlare, che sono passati sulla panchina del Napoli, al di là che di chi sia più competente o meno competente, comunque inadatti, ecco, mettiamola così, nemmeno incompetenti, inadatti alla Piazza Napoli post scudetto, e invece adesso c'è chiarezza totale e un'annata ovviamente da onorare. Da comprimari non abbiamo pazienza, e voglio chiuderla così, perché se da comprimari non c'è pazienza vuol dire che l'asticella si va ad alzare e si cerca di portare trofei. Poi ci riesci o non ci riesci un altro paio di maniche, perché ne vince solo una, però stare lì sul pezzo e rompere le scatole a chiunque si vuol giocare una competizione è veramente cosa buona e giusta, e ce lo meritiamo assolutamente dopo aver passato quest'annata disastrosa. Ci vediamo nel prossimo video, io sono super contento, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!